Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Coverlam Servier Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 8 aprile 2022. Cos'ha Coverlam? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Coverlam durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Coverlam? Coverlam ha un farmaco a base del principio attivo perindopril più amlodipina, appartenente alla categoria degli ACE inibitori più calcioantagonisti e nello specifico ACE inibitori e calcioantagonisti. È commercializzato in Italia dall'azienda Servier Italia SPA. Coverlam può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Coverlam 10 mg più 10 mg 30 compresse. Coverlam 10 mg più 5 mg 30 compresse. Coverlam 5 mg più 10 mg 30 compresse. Coverlam 5 mg più 5 mg 30 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Les Laboratoires Servier. Concessionario: Servier Italia SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo perindopril più amlodipina. Gruppo terapeutico: ACE inibitori più calcioantagonisti. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: Coverlam è indicato come terapia sostitutiva per il trattamento dell'ipertensione essenziale e / o della coronaropatia stabile, in pazienti già controllati con l'associazione di perindopril più amlodipina, somministrati contemporaneamente allo stesso livello di dose. Posologia: uso orale. Una compressa al giorno come dose singola, da assumere preferibilmente al mattino e comunque prima di un pasto. L'associazione in dose fissa non è idonea per la terapia iniziale. Se ha richiesta una modifica della posologia, si può modificare la dose di Coverlam o prendere in considerazione di eseguire un aggiustamento individuale con un'associazione libera. Popolazioni speciali: insufficienza renale e anziani, vedere paragrafi 4 e 5, 2. L'eliminazione del perindoprilato è ridotta negli anziani e nei pazienti con insufficienza renale. Pertanto il consueto follow-up medico includerà il monitoraggio frequente della creatinina e del potassio. Coverlam può essere somministrato ai pazienti con CLCR a 0 yen 60 ml/min e non è idoneo per i pazienti con CLCR 60 ml/min. In questi pazienti si raccomanda di eseguire un aggiustamento individuale della dose con i monocomposti. Amlodipina usata a dosaggi analoghi in pazienti anziani e giovani è ugualmente ben tollerata. Nei pazienti anziani si raccomandano i dosaggi normalmente utilizzati, ma l'aumento di dosaggio va considerato con cautela, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Modificazioni delle concentrazioni plasmatiche di amlodipina non sono correlate con il grado di compromissione renale. Amlodipina non dializzabile. Insufficienza epatica, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Non sono stati stabiliti dosaggi specifici per pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata. Pertanto la scelta del dosaggio deve essere effettuata con cautela e deve partire dal dosaggio più basso, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Per individuare la dose ottimale di inizio e la dose di mantenimento nei pazienti con compromissione epatica, i pazienti devono essere titolati individualmente usando combinazione libera di amlodipina e perindopril. La farmacocinetica di amlodipina non è stata studiata nei pazienti con insufficienza epatica grave. Nei pazienti con insufficienza epatica grave il trattamento con amlodipina deve essere iniziato con il dosaggio più basso, seguito da un graduale aggiustamento del dosaggio. Popolazione pediatrica: Coverlam non deve essere somministrato a bambini ed adolescenti in quanto, in questi ultimi, non sono state accertate l'efficacia e la tollerabilità del perindopril e dell'amlodipina in associazione. Controindicazioni relative al perindopril: ipersensibilità al principio attivo o a qualunque altro ACE inibitore, anamnesi di angioedema associato a precedente terapia con ACE inibitori, angioedema ereditario o idiopatico, secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere i paragrafi 4 e 6. Uso concomitante di Coverlam con medicinali contenenti alischiren nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, GFR.
60 ml/min/1, 73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Uso concomitante di sacubitril/valsartan, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Trattamenti extracorporei che causano il contatto del sangue con superfici caricate negativamente, vedere paragrafo 4, 5. Importante stenosi bilaterale dell'arteria renale o stenosi dell'arteria in caso di un unico rene funzionante, vedere paragrafo 4, 4. Relative all'amlodipina, ipotensione grave, ipersensibilità al principio attivo e ai derivati delle diidropiridine, shock, incluso shock cardiogeno, ostruzione dell'efflusso ventricolare sinistro, esempio stenosi aortica di grado elevato, insufficienza cardiaca con instabilità emodinamica dopo infarto acuto del miocardio. Relative a Coverlam, tutte le controindicazioni relative a ciascun componente, come sopra elencato, si devono applicare anche all'associazione a dose fissa di Coverlam. Ipersensibilità a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tutte le avvertenze relative a ciascun componente, come sotto elencato, si devono applicare anche all'associazione a dose fissa di Coverlam. Relative al perindopril. Avvertenze speciali. Ipersensibilità angioedema. Un angioedema al volto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione relative al perindopril. I dati degli studi clinici hanno dimostrato che il duplice blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone, RAS, attraverso l'uso combinato di ACE inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina-ioalischiren, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Coverlam insieme ad altri farmaci come Eurosartissa Euro, Euroscolfiba Euro, Eurosrifadina Euro, Eurosrifatera Euro, Eurosrifina Euro, Eurosrifocina Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Coverlam durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Coverlam durante la gravidanza e l'allattamento? Dati gli effetti dei singoli componenti di questa associazione sulla gravidanza e l'allattamento, Coverlam non ha raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza. Coverlam ha controindicato durante il secondo e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti di Coverlam sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Amlodipina altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Se i pazienti che assumono amlodipina soffrono di capogiri, cefalea, affaticamento o nausea, la loro capacità di reazione può essere compromessa. Si raccomanda cautela soprattutto all'inizio del trattamento. Effetti indesiderati. A. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse PA comunemente riportate con perindopril più amlodipina somministrati separatamente includono edema, sonnolenza, capogiri, cefalea, specialmente all'inizio del trattamento, disgeusia, parestesia, disturbi della, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non vi sono informazioni sul sovradosaggio di Coverlam nell'uomo. Per l'amlodipina, l'esperienza di un sovradosaggio intenzionale nell'uomo ha limitata sintomi. I dati disponibili suggeriscono che a seguito di sovradosaggio si possono manifestare una forte vasodilatazione periferica e una possibile tachicardia riflessa. È stata riportata marcata e probabilmente prolungata ipotensione sistemica fino ad includere casi di shock ad esito fatale. Trattamento. Un'ipotensione clinicamente significativa dovuta a sovradosaggio d'amlodipina richiede un attivo supporto cardiovascolare comprendente il monitoraggio frequente della funzione cardiaca e respiratoria, l'elevazione degli arti inferiori ed un'attenzione al volume dei fluidi circolanti e della diuresi. Per il ripristino del tono vascolare e della pressione arteriosa può essere di aiuto un vasocostrittore qualora non vi siano controindicazioni per il suo impiego. La somministrazione per via endovenosa di calciogluconato può rivelarsi utile nel neutralizzare gli effetti del blocco dei canali del calcio. La lavanda gastrica può essere utile in alcuni casi. È stato dimostrato che la somministrazione di carbone vegetale a volontari sani, immediatamente o entro 2 ore dall'assunzione di 10 mg di amlodipina, riduce in maniera significativa l'assorbimento di amlodipina. Dal momento che amlodipina è in gran parte legata alle proteine, è improbabile che la dialisi risulti utile. Per il perindopril, sono disponibili dati clinici limitati relativi al sovradosaggio nell'uomo.
I sintomi associati al sovradosaggio di ACE inibitori possono includere ipotensione, shock circolatorio, alterazioni degli elettroliti, insufficienza renale, iperventilazione, tachicardia, palpitazioni, bradicardia, capogiri, ansia e tosse. In caso di sovradosaggio si raccomanda il trattamento con un'infusione endovenosa di soluzione fisiologica. Se si manifesta ipotensione, il paziente deve essere posizionato come in caso di shock. Se disponibile, può inoltre essere preso in considerazione il trattamento con un'infusione di angiotensina IV e/o di catecolamine. Il perindopril può essere rimosso dalla circolazione sistemica con l'emodialisi, vedere paragrafo 4.4. L'impiego di un pacemaker è indicato in caso di bradicardia resistente alla terapia. Si devono controllare continuamente i segni vitali, gli elettroliti del siero e le concentrazioni della creatinina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. ACE inibitori e calcio antagonisti, codice ATC C09BB04. Perindopril. Meccanismo d'azione. Il perindopril ha un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina in angiotensina IV, angiotensin converting enzyme ACE. L'enzima D, proprietà farmacocinetiche. La velocità e l'entità dell'assorbimento del perindopril e dell'amlodipina di Coverlam non sono significativamente differenti, rispettivamente, dalla velocità ed entità di assorbimento del perindopril e dell'amlodipina di formulazioni incompresse, dati preclinici di sicurezza. Perindopril. Negli studi di tossicità orale cronica, ratti e scimmie, l'organo bersaglio ha il rene, con danno reversibile. Non è stata osservata mutagenesi negli studi eseguiti in vitro in elenco degli eccipienti lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina e 460 silice colloidale anidra e 551 magnesio stearato e 470B. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Coverlam a base di perindopril più amlodipina sono Botinero, Dalneva, perindopril e amlodipina Aurobindo, perindopril e amlodipina Doc generici, perindopril e amlodipina Exstada, perindopril e amlodipina HCS, perindopril e amlodipina Milan Pharma, perindopril più amlodipina Teva, perindopril e amlodipina Zentiva, Reaptan, Takavita. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.